Oggi vi voglio raccontare la storia di Christopher Wallace, che conoscerete meglio come Notorious B.I.G. o Biggie Small, rapper famosissimo ma in realtà aveva anche un collegamento criminale importante, non a caso è stato ucciso, ed era anche collegato a un altro grande rapper, Tupac Shakur, legato anche alla faida tra la West Coast e la East Coast, e in mezzo c'è anche un altro personaggio tale Suge Knight, che era il manager di Tupac Shakur, che è quello secondo me poi più responsabile di tutto. Perciò se vi interessa sapere un attimino la biografia, la storia di Notorious B.I.G., Biggie Small, come lo volete chiamare voi, rimanete e vi racconto un attimo quello che per me è comunque una porzione storica importante sia della musica rap ma anche della vita criminale americana. E mo chi è? I malanni di stagione, e chi se ne frega, io ce l'ho Immunity Gum, queste aiutano il sistema immunitario tutti i giorni in maniera piacevole, masticando una bella gommina la mattina. Mamma mia che panza! E mo come famo? C'è solo una soluzione: beviate il glucomannano, 2 capsule prima dei pasti, con abbondante acqua, senso di sazietà in maniera naturale, le fibre vanno al bagno e state a posto. Mangiate di meno, andate più spesso in bagno e vi sentirete sicuramente più leggeri. Siete indecisi su quali barrette ordinare? Problema risolto. Qui ce ne sono 2 pezzi per ogni gusto. Potete avere in un solo ordine tutte le barrette e vedere quelle che vi piacciono di più. Christopher Wallace è classe 1972, nasce a New York nei sobborghi di Brooklyn. In quegli anni Brooklyn era la patria dello spaccio di New York. New York è sempre stata la prima città americana a livello di abitanti, a livello di fatturato e a livello poi di influenza mondiale, perché se ci pensiamo è stata sempre la città di riferimento per qualsiasi cosa. Lui, nascendo nel quartiere di Brooklyn, nonostante i genitori fossero 2 immigrati giamaicani, tutti e 2 molto attivi sia politicamente ma anche intellettualmente, perché la mamma, Violetta Wallace, era un'insegnante, il padre, un po' un farfallone, era comunque una persona attivata nella politica, riuscì a dimostrare subito la sua intelligenza, perché una cosa che si sottovaluta è che lui era un ragazzo estremamente dotato, eccelleva nella matematica, eccelleva nella letteratura, eccelleva nella fisica, in qualunque materia lui eccelleva. La mamma rimase praticamente sola ancora prima che Christopher fece 2 anni e pertanto oltre al lavoro di insegnante dovette fare un altro lavoro, altrimenti non riusciva a mantenere la famiglia e in particolare non riusciva a mantenere la scuola privata di Christopher, perché a differenza di tutti i ragazzi del quartiere la mamma aveva investito proprio sull'istruzione di sto ragazzo, vuoi che era dotato e lei come insegnante l'aveva capito, vuoi che comunque lei era molto più avanti rispetto alle persone del quartiere che invece non guardavano più là del loro naso. E nonostante l'apprensione della mamma, nonostante la scuola privata, nonostante una protezione nei confronti di questo quartiere che comunque alla fine era frequentato prevalentemente da gente che campava facendo impicci, come si dice in gergo, non riuscì purtroppo a separare il mondo di Christopher dal mondo del quartiere. Perciò nonostante Christopher andasse a scuola privata, avesse ottimi voti, vincesse dei premi, perché eccelleva in tutte le materie, vinceva i premi e tante volte gli insegnanti gli tributavano l'onore proprio di essere veramente competente, ma guardava in particolare i compagni del quartiere e quelli che facevano le vedette, i pusher, i spacciatori, tutto quello che concerneva in quel momento nel boom del crack in America era legato fondamentalmente alla droga. Anche lui all'età di 12 anni iniziò suo malgrado a lavorare nell'ambiente della droga. C'è ovviamente tutta la gavetta relativa a questo ambiente finché a 17 anni divenne un riferimento per il quartiere dal punto di vista dello spaccio di droga. In contemporanea a questa sua attività continuava ad andare a scuola e in particolare aveva maturato un talento per il rap di strada, le famose battaglie sulla strada, cioè lui si incontrava con altri lungo la strada, frequentava alcuni gruppi non musicali perché poi alla fine erano più gruppi di quartiere dove si facevano queste battaglie di freestyle e si
dice che lui era sempre vincitore, riusciva sempre a fregare il suo avversario con rime più veloci e più taglienti. La vittoria veniva decretata non solo sulla rima, sul testo che tu portavi inventandolo al momento e rispondendo a quello precedente, ma anche sulla tecnica, sulla velocità, sulla musicalità di quello che dicevi, perché altrimenti era solo una guerra di insulti, invece doveva essere una guerra di insulti musicale. E questo suo talento gli veniva riconosciuto da tutti, tant'è che gli chiedevano di cantare, e lui negli anni, specie dai 17 anni in poi, aveva iniziato a cantare in contemporanea però con l'attività criminale, che lo portò al primo arresto. Quale fu il primo arresto? Detenzione di arma illegale. Lui girava sempre con una pistola infilata qua dietro, perché giustamente chi vendeva la sostanza nel quartiere non poteva girare disarmato. New York era una giungla da questo punto di vista, chiunque su strada si voleva arrogare il diritto di poter vendere in quell'angolo, e per farlo desistere l'unico modo erano le armi. Tutti erano pronti a sparare, tutti giravano armati. Se lui non girava armato non poteva detenere quello spazio. Viene arrestato per questa pistola che gli trovano indosso. La fortuna vuole che, essendo il primo reato, gli danno 5 anni solo di libertà vigilata. Il problema è che lui a un certo punto questa libertà vigilata viola, perché l'anno successivo si fa trovare praticamente fuori e a quel punto di nuovo viene arrestato. Anche questa volta però non viene portato in carcere, ma gli viene fatta una nuova sanzione e un processo da fare che poi l'avrebbe portato sicuramente in carcere. La terza volta, la più problematica, invece, in North Carolina, viene arrestato per possesso di sostanze. A quel punto deve fare il carcere per davvero. 9 mesi di carcere. In quei 9 mesi, oltre al fatto che gli nasce la sua prima figlia, nata poi da un rapporto storico con la sua prima fidanzatina che aveva conosciuto all'età di 15 anni, lui ripensa a tutto quanto. La cosa che più prende è proprio scrivere dei testi che rappresentino la vita di strada di New York, perché prevalentemente da New York erano partiti i più grandi rapper, anche se alcuni di questi, come Tupac Shakur, nato anche lui ad Harlem, altro quartiere di New York, aveva fatto la stessa trafila, ma era andato poi a Los Angeles dove aveva le etichette e tutto quanto. Nel momento in cui finisce queste rime, esce dal carcere, appena fuori pensa o vuole cambiare vita. Come fa? Registra un demo. Ai tempi era un po' più complicato fare musica, fare un disco, non è come oggi: fai un brano, lo registri, lo pubblichi e bene o male hai prodotto. Ai tempi invece si facevano dei demo tape, lo presentavi alle varie etichette discografiche e poi loro lo giudicavano e decidevano se farti un contratto, se dal loro punto di vista poteva essere un prodotto vendibile, perché poi era un investimento, dovevano stampare i dischi, dovevano fare tutto. Questo suo primo demo piacque un po' a tutti. Alla fine quello che veramente lo aiutò fu Sean Combs, che ai tempi era il direttore di un'etichetta discografica, oggi noto come P. Diddy, prima ancora Puff Daddy. Era una persona molto capace perché riusciva ad essere un produttore musicale, perciò riusciva a creare le basi, riusciva a cantare, ma aveva anche una grande capacità manageriale. Anche lui di New York. Lui in particolare era figlio di uno spacciatore importante che era stato ucciso a colpi d'arma da fuoco davanti al figlio. Sean Combs visse proprio l'uccisione del padre dal vivo all'età di 2-3 anni, se non ricordo male, e questo gli cambiò proprio la vita e lo portò a ragionare su un sistema diverso, cioè la denuncia sociale attraverso il rap, la volontà anche di scoprire talenti e di fare soldi in maniera legale. Sean Combs gli propose subito un contratto perché aveva fiutato l'abilità, ma era già risaputo perché a livello di strada lui era molto conosciuto come uno dei migliori cantanti, nonostante non avesse mai inciso un disco o altro, non avesse contratti con le etichette. La fama lo precedeva perché ai tempi non c'erano i social, prevalentemente c'era sta reputazione di strada. Purtroppo quando gli propose questo contratto e glielo fece firmare, in contemporaneo, poco dopo, l'Uptown Records licenziò Sean Combs. Sean Combs, che non era un cretino, disse: vabbè, mi hanno licenziato, ero il direttore musicale, mi apro una mia etichetta. Con l'etichetta nuova, la Bad Boy Records, il primo che mise sotto contratto fu proprio Notorious B.I.G., Christopher Wallace, Biggie Small, perché lui il primo nome che usò fu proprio Biggie Small, che rappresentava proprio la sua figura
un piccolo grande, perché già quando era ragazzino lui era molto grosso e negli anni col suo 1,90 m e i suoi 135 kg continuava ad incarnare questa figura. Poi questo nome cambiò perché si accorsero che era già stato registrato come pseudonimo Biggie Small e optò per Notorious B.I.G., perciò Big puntato B.I.G. Suo primo esordio tutti capirono quanto era bravo e Notorious B.I.G., nonostante non ha una lunga carriera, è stato riconosciuto come uno dei più grandi rapper a livello mondiale. Sicuramente lo ha aiutato anche il fatto che una volta morto la gente si è riversata sulle sue canzoni, l'hanno continuato a ricordare. Nasce anche il primo incontro vero e proprio con Tupac Shakur, che come dicevo era anche lui newyorkese, poi trasferito 17 anni a Los Angeles. Successivamente Tupac Shakur iniziò a incrinarsi il rapporto proprio con Notorious B.I.G. perché da amici, persone comunque che vengono dalla stessa città, che fanno lo stesso mestiere, che comunque hanno condiviso anche strofe di canzoni inizialmente, proprio in concomitanza della registrazione in studio di una strofa proprio per Notorious B.I.G. da parte di Tupac Shakur, Tupac viene aggredito ancora prima di prendere l'ascensore e andare in studio, e non è che viene aggredito a botte, a pugni, viene aggredito a colpi di arma da fuoco, diverse ferite al corpo, si salva miracolosamente e in quel frangente interviene anche Notorious B.I.G. che stava all'ultimo piano del palazzo, sentendo spari o altro impugna anche lui la sua pistola, scende di corsa, lo trova per terra ferito, un po' sbigottito, un po' spaventato, cerca di aiutarlo. Lì la paranoia di Tupac Shakur inizia a arrivare e dice: ma perché questo ha reagito così? Perché non mi ha aiutato prima? Cioè un po' di paranoie escono fuori e da queste paranoie qui poi si inizia a montare, anche grazie ad altra gente che cercava di creare zizzania tra i due, perché poi alla fine c'era interesse nel fare il dissing tra la East Coast e la West Coast, collegati ai due gruppi che poi Tupac in quel momento ancora non era approdato alla Death Row Records, che è quella di Suge Knight, che è quella che poi credo abbia dato la botta grossa. Poi ragazzi, se volete dei video specifici su Tupac, su Suge Knight, su Sean Combs, Puff Daddy, scrivetelo nei commenti, mi mettete i nomi e li realizziamo. Io adesso vi riporto i personaggi collegati al personaggio principale, poi non vi posso fare le biografie di tutti. Tupac Shakur in quel momento ancora lavorava con un'altra etichetta, poi Tupac Shakur fu arrestato per una presunta violenza nei confronti di una fan che poi venne smentita post mortem perché in realtà era stata montata d'arte. Diversi mesi li passò in carcere Tupac e poi fu tirato fuori con il pagamento di una cauzione milionaria, $1.400.000 del tempo, una cifra enorme, da Suge Knight, il quale in cambio però gli chiese di firmare per la Death Row Records. Era fondamentalmente un'etichetta un po' stramba perché c'erano collegate persone sicuramente importanti come Dr. Dre, come Snoop Dogg, che al momento rappresentavano veramente una potenza dal punto di vista anche musicale, ma c'erano anche collegati un gruppo criminale importantissimo che erano i Blood e i Crips. Erano due gang native di Los Angeles ma che poi si erano espanse in tutti gli Stati Uniti. Colleghiamo praticamente i Blood alla fazione di Suge Knight, al Death Row Records, e i Crips vengono collegati forse più in una forma secondaria, un po' di protezione, al personaggio di Sean Combs o comunque alla sua etichetta, la Bad Boy Records, indirettamente anche a Notorious B.I.G. Queste due etichette sono collegate a due gruppi criminali, ripeto, indirettamente attraverso una forma diversa, però c'è questo tipo di collegamento. Cosa succede? Che nel momento in cui nel carcere Tupac Shakur, anche lì rifletti, parli, i detenuti le dicono, gli mettono la pulce nell'orecchio ancora di più che quell'agguato di cui lui è stato vittima, i 6 colpi di pistola che ha ricevuto, erano legati fondamentalmente a Notorious B.I.G. Perché? Perché si voleva alimentare questa faida West Coast, perché giustamente dal punto di vista anche mediatico era importante, perché dal punto di vista dei gang ci stava. A un certo punto iniziano proprio i veri grossi dissapori tra i due. Il tutto poi si enfatizza ancora di più nel momento in cui esce un brano di Notorious B.I.G., Who Shot Ya. Questo brano parlava, tra virgolette, di una persona, dice: chi t'ha sparato?
e tutti, nonostante non si facciano nomi all'interno del brano, lo riferivano a Tupac Shakur. Questo alimenta ulteriormente questo odio, questa problematica tra i due. Nel frattempo esce anche il primo album di Notorious B.I.G. ed è un grandissimo successo. Il titolo è Ready to Die, pronto a morire, cioè capite, già con i singoli aveva fatto un grandissimo lavoro, aveva fatto un grandissimo successo, ma con quest'album si piazza praticamente nella top 10 in automatico. Tutti gli tributano ovviamente il valore che lui aveva, fa rosicare anche gli altri artisti, in particolare proprio lo stesso Tupac, che nel frattempo stava proprio sotto Suge Knight. Suge Knight non era, a differenza di Sean Combs, che sarebbe il Puff Daddy, né un artista né uno che capiva di musica o altro, era solamente un uomo d'affari, uno che comunque era anche capace di ricorrere alla criminalità. Infatti girava sempre armato, girava sempre con tantissime guardie del corpo, tant'è che Puff Daddy, Sean Combs, dovette anche lui assoldare, e lì nacque proprio questo discorso dei Crips, la gang equivalente ma nemica, per proteggersi, specie quando andavano fuori. E l'unico modo per stare tranquilli quando ci si spostava, ma anche nella stessa New York, già quando uscì dal tuo quartiere dovevi avere comunque delle guardie del corpo, si erano appoggiati a membri o sottomembri di questa gang. La vita sentimentale di Notorious B.I.G. vede praticamente due donne importanti per lui, al di là della fidanzata storica che gli ha dato una figlia. Successivamente il grande amore della sua vita è sia Lil Kim, che lui aveva lanciato anche come cantante, che era una ragazza comunque del suo quartiere con la quale lui usciva, aveva questo rapporto. A un certo punto un giorno la sente cantare, dice: oh, ma te sai cantare? E gli fa fondare praticamente un gruppo che sono poi tutti amici d'infanzia di Notorious B.I.G. Questi amici d'infanzia più Lil Kim tirano fuori questo gruppo e si chiamano i Junior Mafia. La particolarità è che Notorious non canta o comunque fa delle piccole strofe, ma lui è il padrino di questo gruppo e lui già aveva nella sua mente di ritirarsi negli anni successivi e dedicarsi alla crescita di questo gruppo. Lil Kim era, oltre la cantante, diciamo anche una sua fiamma, e si dice che era rimasta incinta di Christopher Wallace, Notorious B.I.G., e fu costretta ad abortire perché Notorious aveva già un figlio. Successivamente Notorious B.I.G. si invaghì di un'altra cantante già affermata, non era una cantante rap ma era una cantante R&B, ed era Faith Evans, che ancora è una cantante attiva come lo è tra l'altro Lil Kim, e loro solo dopo 9 mesi si sposarono e da lì nacque l'altro figlio di Christopher Wallace, che fu proprio Christopher Wallace Jr. Tupac Shakur, che era reduce di vere disavventure, perciò il carcere, ancora prima il tentativo di ucciderlo e tutta una serie di cose, la firma con la Death Row Records, sempre scortato, sempre paranoico, sempre comunque un personaggio al top. A un certo punto va a vedere a Las Vegas a settembre del 96 un match di Mike Tyson. Lui era grande appassionato di pugilato, uscendo da questo match si stava recando in un altro luogo dove c'era una festa, era il gruppo 662, che tra l'altro il gruppo 662 identifica proprio il codice per il braccio della morte in California, e l'etichetta, che si chiama ovviamente Death Row, braccio della morte, era tutto collegato, perciò c'era di mezzo tutta una parte relativa alle gang, tutta una parte relativa alla musica, la musica si fondeva con la gang, si fondeva con la criminalità, si fondeva con tutta una serie di cose. Andando verso questa festa era in macchina Suge Knight, suo manager, suo produttore un po' particolare, e mentre erano seguiti da una scorta enorme, altre 4 macchine, tutti armati, Suge Knight armato, eccetera eccetera, sulla strip di Las Vegas delle ragazze particolari, sai, molto estroverse, si accostano alla macchina e iniziano a chiacchierare con loro, tant'è che gli fanno abbassare la guardia, sembrava una cosa fatta apposta, nel senso, si mettono a chiacchierare. Suge Knight guidava e accanto c'era Tupac Shakur, il quale si tira fuori un po' dalla macchina, scherza con queste, si affaccia, rientra, gira, fa. Il problema è che passa un'altra macchina che tutti avevano sottovalutato e da lì sparano a
Tupac Shakur. I colpi che arrivano a Tupac Shakur sono ben 4 e sono nel petto, e arriva anche un colpo in testa a Suge Knight. Questo fa capire che comunque non era proprio una cosa organizzata o che si aspettavano. Il problema qual è? È che di questi 4 colpi uno colpisce proprio un organo vitale, e dopo 5 giorni di coma la madre di Tupac decide di staccare il respiratore e lì muore definitivamente una delle leggende del rap mondiale, nonché il ragazzo d'oro dell'etichetta di Tro. Morte inaspettata, anche se poi facevano comunque una vita un po' al limite, nonostante fossero ricchi, nonostante fossero influenti, però vivevano sempre al limite, giravano con le armi, c'erano anche a che fare con criminali. Morto praticamente Tupac Shakur, si crea una vera onda mediatica, ma anche un'onda negativa, perché comunque era morto il personaggio esponente della East Coast, nonostante fosse newyorkese. Si sospettava c'entrasse Notorious B.I.G. e Puff Daddy. Loro avevano rinforzato la sicurezza, perché chiunque temeva una rappresaglia, perché comunque stiamo a parlare di gang criminali, stiamo a parlare di interessi milionari. Il solo rap muoveva una quantità di soldi enorme, ma muoveva anche una quantità importante di consensi. Gli afroamericani si immedesimavano in questa musica, si sentivano rappresentati e raccontati. Poi Tupac faceva secondo me un genere un po' più poetico, mentre Notorious B.I.G. era ancora più concreto, ancora più strada, ancora più lamentarsi, ma con un fare un po' criminale. Notorious B.I.G. a Los Angeles 6 mesi dopo la morte di Tupac Shakur, e già lì secondo me non è stata una cosa proprio intelligente, per i Soul Train, che era un festival dove venivano premiati cantanti emergenti. Considerate che Notorious B.I.G. nella sua breve carriera ha preso dei premi enormi, tra cui al debutto del suo primo album prese proprio il miglior rapper dell'anno, e lui andava lì ai Soul Train per premiare alcuni rapper che si erano distinti durante l'anno. Dopo i Soul Train aveva una scorta mega galattica come Tupac Shakur, stesso copione, macchine dietro, macchine davanti, e si recarono a un'altra festa di un'etichetta. Anche a sta festa mega scorta, controlli e tutto quanto, fino a che, andando via da questa festa che fu chiusa per eccesso di pubblico, di casino, di gente, tornavano a casa. Notorious B.I.G. in passato aveva avuto un incidente automobilistico anche grave, che prima l'aveva costretto sulla sedia a rotelle e poi l'aveva costretto a portare il bastone a vita, perciò lui doveva camminare con sto bastone. Poi anche la mole non lo aiutava, perché 130-140 kg su 1,90 m sono comunque tanti. Si muoveva un po' a fatica certe volte, e nell'ultima tratta dall'ultima festa a tornare fondamentalmente nella sua abitazione successe il fattaccio. Cioè, mentre loro erano in fila, c'era traffico perché ci si trova lì fermi con la macchina, vengono accostati da un'automobile, e mentre lui era in macchina col suo autista e con la sua guardia del corpo, dietro c'era Sean Combs, Puff Daddy in un'altra macchina con altra gente, più tutte le varie macchine di scorta. Da questa macchina che gli accosta sparano a Notorious B.I.G. pochi colpi con una calibro 9, ma che vanno a segno e che lo colpiscono agli organi vitali. Anche lui muore giovanissimo, muore praticamente 6 mesi dopo, lascia anche lui un vuoto enorme, perché considerate che appena morto, subito dopo, fanno uscire l'album. Come si chiama l'album? Life After Death, cioè la vita dopo la morte, proprio emblematico. Il primo era Pronta a morire, e infatti lo rappresentava benissimo. Il secondo è la vita dopo la morte. Dopo la morte ovviamente l'album esplode, cioè la gente mitizza ancora di più il personaggio. Una volta che tu lo hai perso, poi specie giovane, specie un personaggio che comunque rappresentava anche da un certo punto di vista la lotta afroamericana, tutti si fiondano su sti album, etichette discografiche, altri musicisti iniziano a lavorare anche sui campioni di Notorious B.I.G., il quale inizia a comparire in canzoni anche di altri generi. Ovviamente pagano i diritti, cresce questo conto in banca. La mamma, Violetta Wallace, ancora in vita per fortuna, nonostante in passato era stata operata anche per un cancro al seno, porta avanti anche una fondazione proprio intestata al figlio, che aiuta le persone delle periferie difficili, anche con l'aiuto di Sean Combs, che dobbiamo ricordare è un personaggio che sicuramente ha gravitato in parte nel mondo criminale, però è anche quello che ha tirato fuori Christopher Wallace, Notorious B.I.G. dalla vera criminalità. Cioè, quando lui stava per strada, anche nel momento in cui faceva musica, continuava
a spacciare questa attività fiorente criminale, perché come dicevo era anche estremamente intelligente, dotato, e aveva applicato questa sua intelligenza, questa sua capacità al mondo della criminalità. Come dicevo, dopo la gavetta, dopo il carcere, dopo tutta una serie di cose, aveva creato comunque una piccola azienda criminale dove nel quartiere era lui il capo, metteva da parte i soldi, gestiva tutto, compresi diversi collaboratori. Pian piano Puff Daddy lo portò direttamente alla musica dicendogli: ti farò fare gli stessi soldi che fai qui, anche molti di più, ma con la fama e con la regolarità di fare musica, perciò farai quello che ti piace guadagnando molto di più. E su questo lui mantenne la promessa, perché lui aveva investito nell'etichetta discografica, perché lui aveva investito sulla persona, perché lui aveva vissuto un padre ucciso proprio a causa dello spaccio della droga. Sugli altri personaggi che ho nominato in questo video, perciò quelle figure che oggi ancora ci sono e che riscuotono tanto successo tra i giovani, siccome Notorious B.I.G. era un mio coetaneo, nati praticamente quasi lo stesso anno, lui è 72, io sono 73, mi ricordavo un po' questa storia, l'ho voluta un po' approfondire, ve l'ho voluta raccontare perché è anche importante sapere che dietro alla musica, dietro a tutti questi ambienti c'è un fondo di criminalità, dietro ai soldi ci sta sempre qualcosa che può andare male, perché tutto questo, c'è chi diceva il complotto, questi sono stati uccisi perché era un complotto FBI, Stato, Stati Uniti eccetera. In realtà io non sono per il complotto, non credo che lo Stato in quel momento avesse il problema che questi stessero prendendo tra virgolette un potere legato ai messaggi musicali, ma era più una cosa di soldi legata alle gang, legata a tutto quello che ci girava intorno, legati alle famose gang Bloods e Crips, che poi negli anni si sono create degli altri sottogruppi che poi giravano per tutte le città degli Stati Uniti, e nonostante stessero in pace dal 92 queste due gang, ma le sottogang non stavano in pace e tutti volevano guadagnare, tutti volevano fondamentalmente la loro fetta di territorio. Eccolo lì che è facile che anche il rapper che rappresenta più una gang che un'altra finisce male. Io credo più a questo che fondamentalmente al complotto che ci poteva essere dietro. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video relativo magari a personaggi criminali e non. Ciao!